Buongiorno e bentornati amici di Due Ruote al nostro TG. Sogniamo l'Africa questa settimana e lo facciamo insieme a 4 moto dal pedigree giusto. Aprilia Touareg 660, Ducati Desert X, Honda Africa Twin e Yamaha Tenere 700 Worldride. Queste sono le 4 che si sono sfidate, ma insieme a loro, per respirare a pieni polmoni l'area africana, ci abbiamo affiancato le 4 moto del passato che hanno ispirato i modelli attuali. Chiudiamo la puntata ancora con Marco Gentili che purtroppo ci lascia con un po' di amaro in bocca. Con l'approvazione del nuovo DL Aiuti, i comuni potranno pagare le proprie bollette anche con i soldi incassati dalle nostre multe. Una quantità di denari questa molto importante che purtroppo non servirà più, come è successo negli ultimi anni, solamente a risanare la rete stradale per migliorare la sicurezza. Una forma, una storia che ha tutto dentro. Fuoristrada che cresce nelle forme e nella voglia d'Africa, gli anni 90. Non c'erano ancora i cellulari, internet e l'elettronica. Un cilindro massimo 2, colori sgargianti e sogni in chilometri da realizzare. Siamo diventati grandi così. Oggi siamo qui con loro e la loro evoluzione, la macchina del tempo. Non è una comparativa fra le moderne, bensì è capire come si sono rispettivamente evolute. Riflessione, fateci caso, manca dell'arancio, ma perché allora non c'era, o meglio c'era, ma erano moto piccole, incazzate per vincere gare regionali o mondiali, ma non tappe africane. Ma adesso bando alle ciance e vediamo come si sono evolute. Forse lei è l'icona, perché è la più diffusa, la più coerente, la goccia che non ha scavato, ma ha realizzato la roccia. Un cilindro, poi 2, sempre gli stessi diapason sul serbatoio, una storia infinita, un nome, una leggenda. Anche lei è un simbolo, ma è nata così. Già grossa, già con 2 cilindri, effetto wow. Prima 6,5 la D03, un disco, poi 7,5, 2 dischi. Modaiolo di nascita e nei fatti. Chi ce l'ha oggi se la tiene stretta, più della moglie. Un vestito attorno a lui, il bicilindrico di Bologna, per inseguire il Lago Rosa. È tutta qui la sua ragione di esistere. Casa, ufficio, casa, neanche parlarne. L'abito si chiamava Cagiva allora, oggi è tutto un casino. Non c'è più, anzi no, c'è di nuovo, ma si chiama diversamente. Un giorno in pretura e poi si vedrà. Infine lei, la più piccina in termini di esperienza, perché annuale si parlava solo 2 tempi, o quasi, e si puntava agli slick. Però lei era bella, colorata, fatta giusta e nel momento giusto. Quando il marketing, e quella volta in modo sensato, diceva e l'ufficio progetti faceva. L'Aprilia che abbiamo nel cuore. Dopodiché, boom, il millennio è cambiato. Tutti connessi, tutto subito. A bordo una magia chiamata tecnologia. 30 anni che sembrano un secolo. L'Africa non c'è più, o meglio, è delle moto da cross piene di muscoli, mentre questa roba qua si è trasformata in moto stradali col manubrio alto. Chissà chi aveva ragione. Comunque il sogno è quello di andare lontano. È bello se i sogni anche rimangono sogni a volte. La mia fede, io ho Una malattia. Io ho detto, ho delle mie moto ho tutto, quindi dai Depliant, dalle riviste, dalle prove. Ho il Touareg più piccolo del mondo che grande così, ho un Touareg semovente, ho il Touareg Giordani da bambino che è funzionante col bauletto e tutto, ho dal 50 fino al 600 le ho tutte. A casa mia c'è una religione Integralista. integralista Honda, con poche eccezioni. La cosa più bella che hai fatto con lei? È stato lo Swan Rally di Sardegna 2 anni fa, che l'ho pure vinto.
È un amore che ho con me da molto tempo, fin da quando ero bambino, che ritagliavo le foto di quelle moto impegnate nella Parigi-Dakar. In famiglia siamo tutti ducatisti, la fede è quella del bicilindrico ad L. Negli anni 80 crescono i litri nel serbatoio, diventano grossi, che abbiano un cilindro sotto che ne abbiano due. Più litri vuol dire più chilometri. E se la moto è sinonimo di libertà, loro sono la libertà all'ennesima potenza, che serva per correre questa capacità o semplicemente per svago. Gli anni 80 e 90 hanno decretato questo. Ha cambiato nome, eppure è quella che è rimasta più uguale. 2 occhietti tondi, serbatoio immenso e coda sfuggente. Sotto un protagonista ad L, è la più potente del gruppo, 110 cavalli. Maxi era e Maxi è rimasta, però è quella che è più dimagrita forse, è quella diventata più snella, mentre le altre si sono molto gonfiate. Lei nasceva per correre, lei invece per un turismo di qualità, grazie anche a un'elettronica sopraffina. Ma in fuoristrada ci va, e come se ci va? E questa cosa ha stupito, perché in Ducati non avevano questo DNA, ma sono stati chiamati tecnici che arrivavano da questo mondo. E alla fine è arrivato fuori un prodotto davvero valido. Una curiosità per dirvi quanto è off-road. È l'unica che ha il telaietto separato dal telaio principale, quello accorato al motore. Ci sarebbe la progenitrice a 2 cilindri, ma la storia parte da qui. Questo nome aveva sotto un pistone solo. In Africa negli anni 70 si andava con lei. Oggi ritroviamo la stessa filosofia. Fuoristrada pura, essenzialità, semplicità, funzione. È l'unica a non cedere all'elettronica. Secondo la casa questo si vince col peso, vero fino a un certo punto, perché il mondo è andato avanti e la dinamica ha bisogno della mano amica. Allora arrivò per ultima, ma si fece notare come estetica, come colori, come grafica. Del resto Aprilia era così aggressiva, ma il motore non era il loro, Rotax. Traduzione di oggi, eccola qua. Anche lei arriva per ultima, ma è l'enduro giusta al momento giusto, soprattutto come potenza, come peso, come maneggevolezza, bassa da terra, facile per tutti, sublime su strada, grazie a una ciclistica che a Noale sanno sempre fare e grazie a un'elettronica che funziona molto bene. Curiosità, il motore è la metà del V4, non tagliato per così in verticale, ma la bancata anteriore. E ha un altro pregio, riporta dopo tanti anni le ruote di Aprilia in fuoristrada. Si chiama Mal d'Africa, nel mondo moto esiste, ha una forma e un colore e un volume, eccolo qua. Tanti anni dopo è risorto, stesso posizionamento, una moto da fuoristrada capace di andare anche su asfalto, morbida, precisa, fruibile, rotonda, il tipico prodotto giapponese. L'ultima arrivata con tanta elettronica e qualche spoilerino in più è diventata tanto stradale, ma nel complesso, anche se non eccelle in nessun singolo aspetto, è un cerchio che si chiude perfettamente. E allora a riga, come dicono a Bologna, lei è la più efficace in fuoristrada, semplice però funzionale, lontano dall'asfalto è la migliore. Lei invece è la Maxi più versatile, più completa, è perfettina, non le puoi dire niente. Lei ignorante era e ignorante è rimasta. Grande carattere, grande personalità, è la più performante, soprattutto su strada. E infine lei, che forse è quella che è cambiata di più rispetto alle sue origini. L'enduro di mezzo, per tutti, facile, efficace, tanto su asfalto, ma sa andare bene anche fuori. E allora mi viene da dire, questi 30 anni che sono passati forse hanno stravolto di più la nostra vita, il quotidiano, che il loro rendimento, perché con loro si fanno esattamente le stesse identiche cose. E forse questo è il motivo per cui le amiamo ancora così tanto. Si può ancora continuare a sognare. Pagare le multe non è mai piacevole, ma tutto sommato le paghiamo volentieri perché, come sappiamo, i loro proventi sono destinati per un buono scopo, ovvero, secondo quello che stabilisce la legge, per finanziare tutte le opere di manutenzione stradale e in generale per aiutare la sicurezza stradale di tutti quanti noi. Tutto questo però è soltanto una cosa teorica, infatti purtroppo
con l'ultimo decreto legge aiuti che è stato recentemente licenziato dal Parlamento, si è verificata una cosa che non avremmo mai voluto raccontarvi. Tutto questo però è pura teoria. Infatti, che cosa è successo nell'ultimo decreto legge aiuti che è stato recentemente licenziato dal Parlamento? Ebbene, una manina ha inserito un emendamento che non avremmo mai voluto raccontarvi. Infatti, in virtù dell'emergenza della pandemia, per aiutare gli enti locali, è stato previsto che tutti i proventi delle multe possano anche essere destinati a rimpolpare le casse dei comuni, in particolare per garantire il pagamento delle utenze. In sostanza, che cosa succede? Con le nostre multe i comuni pagheranno luce e gas. Questo piccolo colpo di mano mette in luce una cosa che tutto sommato sapevamo bene tutti, ovvero il reale scopo per cui vengono fatte le multe da parte delle amministrazioni comunali, quindi per fare cassa. Lo stesso De Laurentiis ha cercato negli anni scorsi, e con fortune alterne, di ottenere dai comuni un prospetto in cui venisse indicato chiaramente quali sono le destinazioni che vengono fatte dai proventi delle multe stradali. Recentemente anche il Parlamento era dovuto intervenire nuovamente su questa questione per cercare di limitare il potere discrezionale dei comuni. Nella conversione in legge del decreto legge trasporti, infatti, era stato messo un paletto molto preciso affinché i comuni non destinassero le risorse delle multe ad altri scopi, come per esempio la lotta al randagismo. Termina qui anche questa puntata. Se vi è piaciuta, come sempre, lasciate un like e un commento qui sotto. Seguiteci su tutte le nostre piattaforme digitali e non dimenticate di passare in edicola ad acquistare Due Ruote.